In questo primo incontro ci troviamo a parlare di un tema molto importante che è il percorso spirituale. Quindi ci chiederemo un po' come è iniziato, perché l'abbiamo scelto, le sfide che abbiamo incontrato, anche magari i suggerimenti che abbiamo da dare a chi sta guardando questo video e magari all'inizio di questo percorso. E quindi per rompere il ghiaccio vi chiedo proprio perché avete scelto e come avete scelto di iniziare un percorso spirituale. Cioè cosa vi ha spinto a prendere questa scelta così importante all'interno della vostra vita? Chi vuole partire? Chi se la sente? Parto io. Vai. Vabbè, intanto perché ho scelto un percorso spirituale semplicemente perché ho avuto a 19 anni un risveglio spirituale molto forte. Abitavo a Berlino a quell'ora lì, volevo diventare un artista, facevo tanto party, tante cose così, studiavo la filosofia, ero molto nel mondo culturale. E si è interrotto tutto questo bellissimo percorso con un risveglio spirituale molto forte. Ero tra l'altro da sola in Berlino e quindi mi sono trovata sentendomi proprio fuori di testa. Ma quanti anni avevi? 19 anni. E quindi tutta una serie di cose che adesso nel mondo di oggi si chiama tipo l'apertura del terzo occhio, Kundalini, cose così. Per me sembrava solo di essere costantemente sotto una droga senza prendere nessuna droga, quindi tra i party e le spirituali, certo, il mio Menelli è poca. Sì, era veramente molto spaventoso perché non volevo chiudere la luce prima di andare a dormire, andavo sempre tutto perché sentivo, vedevo tutto, molto paranormale. Chiaro. Dopo questa esperienza che durava 3 mesi, che aveva dei picchi di sentirsi tipo illuminata con tutto l'universo, tutto quanto, oppure su e giù, e ho capito che sono entrata in una crisi di identità profonda perché ho detto che tutto quello che io volevo dalla mia vita adesso cos'è? Cioè adesso tutto quello che io pensavo non è più così e quindi ho riconosciuto che dovevo cambiare qualcosa. Chiaro. E ho iniziato a viaggiare intorno a tutto il mondo, a tutte le varie culture spirituali che mi attraevano di più, quindi sono andata nell'Himalaya a meditare, a sentire le montagne, tutte queste cose. Sono andata nella giungla e sono stata per periodi lunghi da sola nella giungla con delle piante, ho preso l'ayahuasca, ho fatto tutto il percorso spirituale perfino ad arrivare a sentire che non volevo più cercare, perché io penso che ad un certo punto uno si può anche perdere nel cercare, Molto. cioè l'universo è proprio infinito, quindi ho capito da sola nella giungla, perché era proprio lì che ho capito questa cosa, ero talmente da sola con i miei pensieri, quindi pensavo tanto, e ho capito che il potere più grande che c'era in me e che io penso c'è in ogni essere umano è proprio quello di creare, cioè un potere creante, e quindi ho deciso che io voglio creare un mondo diverso e allora devo crearlo io. E quindi lì si è completamente cambiato il mio percorso e sono tornato, ho cercato di crearlo in Svezia, ma diciamo che le circostanze non erano favorevoli, no, cioè diciamo c'erano porte chiuse ovunque perché nessuno ci credeva nulla. Quindi ad un certo punto ho detto che io non ho intenzione di cambiare il mondo da sola, ed è lì che io sono andata. Ho cercato delle comunità che pensavano, un gruppo con cui donare i miei talenti, scoprire altri talenti, ma anche a proprio un gruppo che aveva sia una comunità ma anche un percorso spirituale, e quindi ho trovato Daman. La crisi, il viaggio, le domande, la paura di perdersi e ritrovarsi, tutti questi up and down penso siano un po' un evergreen. Sì. Gli evergreen della spiritualità. In modalità molto diverse. Io sentivo il tuo percorso estremamente mistico e da una parte mi riconoscevo nei passaggi, dall'altra dicevo però mamma, è veramente diverso, perché le mie prime domande, le ricerche di significato sono nate quando ero un ragazzino un po' diverso dagli altri, sia per un tema legato alla mia omosessualità, ma non solo, perché mi sentivo più grande degli altri bambini, mi facevo domande, eccetera, e quindi un po' un alieno. E da lì è cominciato leggi, fai, briga, ma vivo in un contesto che non permetteva di entrare in contatto con tantissime persone, un paesino, quasi in un certo senso. Dopodiché, per caso, ai tempi dell'università, sono entrato in contatto con una persona che poi è stato un po' un punto di unione tra i vari passaggi, e ho cominciato a sperimentare
questi momenti di connessione con se stessi, con altre persone in particolare, che era la cosa che mi era mancata di più. Mi era stato un po' appunto sentirmi solo nell'universo, e condividere questi aspetti. E da lì poi cominciare una prima scelta e fare una prima prova, che è stata venire ad Amanor, ai tempi fare il pendolare, la spiritualità tra quello e una startup. Ai tempi, parliamo del... Tu eri a Milano? Io ero a Milano, avanti e indietro, parlo del 99-2000, sono più vecchietto. Ma lo accettiamo. Non si vede, non si vede. E poi in quel momento lì è stato no, non me la sento di fare il grande passo, era anche molto diverso qua, però mantenere sempre il contatto, proprio in tutta quella che è stata il cercare di mettere insieme i pezzi in una vita molto corporate, molto di giramondo, anche se meno per esperienze di quel tipo, ma dove cercavo di portare significati in quelle cose che facevo. Mi sono reso conto che il tema del senso, del dare un senso a quello che facevo, mancava, perché cercavo di portare diciamo una voglia di evolvere, ma alla fine gli scopi erano sempre... Cioè, lì è anche, secondo me, è anche l'ecosistema, appunto, c'è la piantina, il terreno in cui ti trovi, il gruppo, il lavoro, gli amici, perché spesso poi c'è magari una fase di crisi in cui o con gli amici o con il lavoro c'è quella situazione che vivi in quel momento, si crea tipo una rottura, una crisi. Sì. Una crisi in cui vuoi uscire da quella cosa, cerchi qualcosa di nuovo, perché come una piantina vuoi piantarti da un'altra parte. Io cambiavo lavoro di continuo, in 3 anni più o meno era il mio ciclo, ma mi trovavo sempre negli stessi. A un certo momento ho detto, va bene, cosa vuoi veramente? Cambiare il mondo, trovarti con persone con cui poter condividere tutte le parti di te e fare qualcosa insieme che alla fine ti permetta di morire pensando, insomma, ho combinato qualcosa. Secondo me questo fa parte del risveglio spirituale, comunque, il fatto di ad un certo punto sentire una parte di te un po' rivoluzionaria, che un po' io ho molto vissuto il fatto di voler salvare il mondo. Ad un certo punto, dopo questo viaggio in Thailandia, mi sono resa conto che la vita era anche diversa fuori dall'Europa e quindi c'erano situazioni diverse, anche di difficoltà, povertà, insomma, non per forza in linea con l'evoluzione, no, dell'umanità. Ho detto basta, voglio cambiare, voglio salvare, voglio arrivare a casa e essere felice, dare l'amore, eccetera. E ad un certo punto anche io ho sentito molto quello che hai sentito te, ovvero di voler trovare un gruppo con cui farlo, perché da sola mi sentivo molto debole, mi sentivo sola, e quindi ho trovato appunto la comunità a Rimini, che all'epoca si chiamava Assamil, e con cui una storia che unisce alcuni di noi, e con cui portare avanti questo progetto, che poi è diventato un percorso spirituale dentro di me, quindi il fatto di voler crescere, cambiare me stessa per poi migliorare tutto l'ecosistema attorno. E mi ha segnato molto l'aspirare a qualcosa di creare qualcosa di nuovo e di bello nel mondo, si costruire bellezza, anche un modello sociale diverso. Ecco, e chi si è invece ritrovato già dentro questo modello sociale, nata sul percorso che è nata dall'esperimento sociale, il percorso spirituale, e poi la pure scelta. Infatti mi sentivo raccontare, dicevo, io in realtà la crisi l'ho vissuta con Damanor, cioè ognuno a casa sua nel punto in cui era, io con Damanor, perché io sono nata ad Amanor, quindi ho vissuto ad Amanor, sono cresciuta qua, e poi a un certo punto ho iniziato l'università e mi sono trasferita a Torino e avevo proprio l'esigenza di scoprire come si viveva non in gruppo, non in comunità. L'incredibile momento di pranzare da sola per me è stato una delle cose più scioccanti in realtà del trasferirmi, e però in realtà dopo poco che mi sono trasferita a Torino ho iniziato a sentire molto forte la mancanza di qualcosa, cioè pensavo adesso avrò tempo per seguire le mie passioni, rincorrere i miei sogni, e invece mi trovavo a perdere molto tempo. E lì ho risentito forte il richiamo di Damanor, quindi di tornare insomma qui, e contemporaneo al fatto che in tanti di noi figli in realtà in quel momento abbiamo avuto contemporaneamente questo desiderio, e quindi insieme abbiamo fatto una scelta di gruppo di iniziare questo percorso, quindi eravamo in 10 in quel momento, ed è stato veramente molto bello perché abbiamo fatto tutto questo viaggio insieme, quindi un po' il mio percorso è stato l'opposto, anche vivermi le contraddizioni di Damanor, quindi trovarmi di fronte al fatto che avevo voglia di mettere tutto in discussione, non mi piaceva niente era come doveva essere, e quindi nella mia crisi profonda l'ho vissuta come, però poi insomma crescendo sono riuscita
a collocarmi tante cose che da quando ero più ragazzina non capivo, no? Tu cresci nell'incanto, quindi Damanhur è una realtà magica in cui ogni cosa può accadere e realizzarsi. Poi Damanhur è fatta di Damanhuriani, che sono persone, umani. sono esseri umani. I Damanhuriani sono Chi non ci umani, crede, ma non sono esseri umani. E quindi gli esseri umani si esprimono, esistono, si hanno delle emozioni. Emozioni. E nel scoprire questa parte quando ero più grande, quindi senza il filtro dei miei genitori, quindi quando io ho scoperto un po' di più il mondo intorno a me, l'ho messo fortemente in discussione e ho sentito il desiderio di allontanarmi per poi tornare qua più... Tu ti sei trovata a mettere in discussione non tanto come la maggior parte del mondo fuori, la società insomma dominante, ma quello che per altri è stato... Ma vi voglio chiedere, qual è stato quel momento in cui, cioè cosa vi siete vissuti in quel momento in cui l'avete proprio scelto? Cioè quali erano le paure, i timori, i dubbi, le domande che vi siete vissuti nel momento in cui il cambiamento stava avvenendo, quello che volevate cercare ha incominciato ad essere qualcosa che avete trovato. Quindi cos'è che è avvenuto lì in quel momento? Vabbè, io ho avuto un attacco di panico sui Monti Pelati. Non ve lo auguriamo. Ma già il fatto che le montagne dietro Damanhur si chiamino Monti Pelati ti dà l'indicazione. Sì, no, sono delle montagne bellissime. Io posso ringraziare quelle montagne perché sono veramente una cura per l'anima. No, però io avevo, comunque, essendo stata qui, venuta qui per appunto cercare qualcosa, io avevo la tendenza, anche se io avevo deciso dentro di me di non cercare più, comunque era come io ero stata per tutta la mia vita, quindi io avevo una tendenza di sempre volere qualcosa di nuovo, sempre sono per l'avventura, e quindi per me il fatto di rimanere in qualche posto vuol dire anche poi prendersi la responsabilità. E questo era credo, per me uno dei punti più spaventosi e una delle cose che a me ha insegnato di più in questo, anche nel scegliere, ma anche in rimanere ad Damanhur, perché io avevo questa idea, ok, devo creare, devo fare, però e allo stesso momento non avevo il coraggio di veramente capire cosa vuol dire di prendersi la responsabilità non solo di te stesso ma anche di qualcosa che tu trovi significativo. Questa cosa qua a me ha spaventato tantissimo. Io avevo, ma io devo andare sull'oceano, devo andare lì, e io avevo e poi avevo pensato, ma ho già fatto questo negli ultimi anni, quindi avevo promesso che quel viaggio, quando sono partita dalla Svezia, che ho detto adesso vado per trovare qualcosa, avevo proprio deciso che avrei seguito il mio cuore e avevo un forte divisione fra il mio cuore e la mia mente, che la mia mente diceva no, ma hai tutte queste cose, tutte le altre comunità che devi visitare, tutto questo, e il mio cuore che invece tutto calmo diceva stai, rimani. E quindi questa cosa qua mi ha portato ad avere questa sensazione di ho pianto, ho fatto, però dopo che appunto sembrava una cosa stupida, in realtà io potevo anche dire vabbè, ma se poi posso anche andarmene, se no, però era proprio una scelta quasi iniziatica per me, il fatto di prendersi questa responsabilità e dire ok, no, ma io adesso metto radici, cioè era veramente spaventoso per me, però appunto mi ha portato dove sono adesso. Ma questo elemento del mettere le radici è forse uno delle, almeno io credo che uno dei significati del percorso spirituale, poi confrontiamoci, è proprio quello, cioè è una scelta che fondamentalmente nella tua vita, uno dei significati che possiamo dare a un percorso spirituale è di iniziare qualcosa, che vuol dire anche rinunciare a qualcosa. Certo, quindi se scelgo di andare verso Milano, verso questa destinazione, vado lì. Ed è la forza, da un lato, di essere costanti in quella scelta, che prevede una rinuncia magari di come eri prima, di come ti sentivi, cioè di tutto quello che c'era prima, per buttarti effettivamente in qualcosa anche di un po' sconosciuto, perché è un'avventura in sé, è un po' il viaggio dell'eroe, dove però questo elemento di mettere le radici, scegliere, quindi rinunciare in un'epoca in cui il viaggio, viaggiare, la moda, fai il nomadismo digitale, che è giustissimo, insomma, però diventa una scelta forte. Però se questa cosa, la cosa che io trovo interessante, poi ti do la parola, è che io avevo questa sensazione appunto che avrei rinunciato a qualcosa, che avevo la paura di diventare, cioè di statica, di poi non poter fare tutta una serie di cose dove in realtà non è diverso per me rimanere in un contesto e poi fare anche le mie cose individuali, i miei sogni, viaggiare, anzi ho viaggiato anche di più adesso da quando sono a Damanhur, quindi era anche un concetto mentale questa cosa che trovo interessante, perché è una delle domande che tante persone mi fanno anche, ma
ma non è che ti chiudi poi, anzi, No. cioè le strade che si aprono Sono e le infinite. possibilità che si aprono, non avrei mai potuto avere quelle cose se non fossi stata qua. Cioè, la Serena ha portato due Vai, temi, Marta. secondo me, uno quello della responsabilità e poi quello di cui abbiamo parlato un po' tutti, che è anche la relazione con gli altri. Secondo me, personalmente, il momento clou è stato non tanto quando ho deciso che mi licenzio, vado a prendere un posto dove C'è stato. e sai, c'è stato quel momento, ma quando sul palco della Damanhur Crea, che è il punto dove facciamo i nostri incontri, mi hanno presentato e ho sentito un carico di aspettative nei miei confronti. Ho detto, l'animaccia. E quello però mi ha veramente collegato con, ok, adesso è tu, cioè non è il percorso spirituale di Manta che si mette lì e cerca di evolvere se stesso, è la mia vita, Certo. è il mio ogni giorno, quello che faccio in tutti gli ambiti, e quindi questo è un percorso spirituale totale. Sì. Vero, perché altrimenti è solo appunto mi metto lì, medito, penso, rifletto, mi confronto, quindi quello è stato veramente... Madonna. È perché va a toccare anche la sfera sociale, cioè anche Sì. il tuo stile di vita, quindi passo da magari l'università a Torino, tutta una serie di contesto, Arito, tu ci sei, insomma, ci sei L'aspettativa, anch'io, per me è stato un momento più e tu come te la sei vissuta? E l'aspettativa per me è molto legata al concetto di popolo, quindi Sì. il fatto che anche noi anagraficamente siamo più giovani in un popolo che deve evolvere e mi dà l'impressione che tra un po', quindi tra un po' di anni, saremo noi a dover portare avanti la baracca, il che vuol dire esserci, imparare, avere una responsabilità molto forte rispetto a tutte le altre persone che fanno parte del nostro popolo spirituale, perché come diceva prima Manta, non è singolo il percorso qua, Sì. il percorso è di gruppo, è collettivo, è insieme, e quindi l'aspettativa è altissima sia verso me stessa sia in realtà nei confronti di un progetto spirituale come quello che è Damanhur, che è veramente grande ed è importante, e quindi sì. E questo accelera però la trasformazione sì, no, va di bene. questi amorevoli specchi che Accelera, hanno Un'autostrada per la crescita, raga. Sì, ma questa cosa Vai in qua è corsia anche- di sorpasso. in realtà tutta la vita, anche se non vivi così, dovrebbe essere la strada, cioè un percorso spirituale, perché è un percorso di vita alla fine. Certo. Il problema, la differenza credo che venendo in un contesto dove tutti sono consapevoli di questo e dove tutti cercano di dare significato alla propria vita e insieme, questa cosa qui appunto accelera in un modo significativo molto. e anche crea molto più contatto con le persone. Ma qual è l'elemento, se dovesse dire uno, No. che vi ha agganciato di più? Nel senso, oggi adesso noi stiamo parlando del percorso spirituale in generale, del percorso spirituale damanhuriano, che è quello che ovviamente noi viviamo e quindi di cui possiamo parlare in maniera più autentica e diffusa, quindi ognuno si può riconoscere anche in maniera diversa rispetto a quello che stiamo dicendo, ma per voi qual è quella singola cosa che ha fatto un po' scattare il blink, ok, rimane quel progetto, quell'iniziativa, oppure quell'emozione, perché spesso non è magari qualcosa di razionale, ma è un sentimento, un'emozione che ti fa dire, ecco, scelgo questo progetto, scelgo questa strada. C'è stato una cosa? Sì. Chi va? Sì, chi va? Io. Va, Manta. Per me è Ecco. stato il sentire che il significato di questo progetto e di tutti i suoi sottoprogetti era collegato e coerente. Cioè, per la prima volta ho detto, qui penso di poter trovare qualcosa che mette insieme tutti i pezzi e che mi aiuta a dare un senso. Non c'è stato un momento preciso in quello, ma è stato un insieme di emozioni, di pensieri razionali, di esperienze vissute, dove alla fine, guardando sotto, ho detto, però c'è qualcosa che tiene insieme tutto. C'è una colla, uno storytelling. Esatto. Per me è stato una cosa che Damanhur si chiama il viaggio, che è diverso dal viaggio di cui abbiamo parlato prima, che è un modo in cui si può definire un laboratorio alchemico in cui le cose diventano possibili. E in quella emozione, in quell'atmosfera, in quella situazione io ho sentito un aggancio veramente forte, ho detto ok, qua qualunque sogno, qualunque idea, anche la più pazza, la più folle, la più stravagante, la più assurda, può diventare realtà insieme agli altri. Quindi io lì in quel contesto ho sentito che presa via. Hai citato il tema viaggio, che sicuramente in una prossima puntata possiamo approfondire perché è stra interessante e anche divertente. Altro che arriva qui dalla nostra
Ma per me è stato un momento preciso in cui ho proprio capito quella cosa lì, poi mi ci è voluto un paio di mesi per poi avere quella esperienza sulla montagna, però la prima volta... La famosa esperienza. L'esperienza Sarà uno spin-off solo sulle sue esperienze. Guarda, Solo le montagne sono incredibili, Sono magiche. creano sempre questi momenti di... Comunque, per me è stata la prima volta in cui io sono entrata nel tempio, che sono entrata credo anche con un po', io non volevo andare al tempio, non me ne fregavo, ho detto, perché avevo praticamente nessun soldo e dovevo anche pagare e quindi ho detto cioè, Guardo le foto. sapevo già che io non avrei potuto neanche finire di pagare il programma che stavo facendo da anno, e quindi ero un po' e sentivo, ma io volevo solo venire all'ecovillaggio, perché devo andare a vedere un tempio, quindi io non avevo visto foto, non avevo visto niente. Quando sono entrata nel tempio e abbiamo passato tutte le sale, tutte le cose, tutte le spiegazioni, ho sentito proprio qualcosa come se fosse state tipo un voce, e l'ho proprio percepito così dentro di me, che si è risvegliato e ha detto, ma se questo è la visione, il cuore di questa comunità o di questo ecovillaggio, cioè io devo far parte di questo, cioè questo è tutta quella conoscenza che io avevo internalizzato in quegli anni, è così tanto di più che io dico, però tutto quel di più era un sì, lo so, e quindi ho detto, cioè, se questo è la base, allora, cioè, potete contarmi. Potete aggiungere, perché devo andare da Presa. qualcun'altra parte? Cioè, qui, questo è stato un po'... Bellissimo. Sì. La signora Argema. Argema? Lei ancora non Qual è l'ha il fatto. momento o No, quella no. cosa che ti ha Io non ce l'ho. Ce l'ha. Ad un certo punto, nelle 3 domande mistiche che mi sono fatta durante il Covid, chi sono, da dove vengo e perché sono qui, nel perché sono qui, non ho risposto ancora a nessuna delle 3, però nel perché sono qui alla fine c'era il per dare un significato alla vita, alla mia vita, cioè voglio dargli un significato, voglio morire che ho dato un significato a quello che ho fatto. Sì. E quindi io ho scelto di rimanere perché qui sentivo di poterlo fare, dare un significato al fatto che sto costruendo, ad esempio Damanhur comunque ha costruito il tempio, ha costruito un nuovo modello sociale, ci sono case, comunità, persone che sono all'interno di un popolo che condivide i miei sogni, anche i miei valori, e quindi il fatto di passare il mio tempo, la mia energia, dando un significato a ogni cosa, dal lavoro a me stessa, al prendermi del tempo per stare con gli altri, un valore. Questo mi ha detto, ok, qui sento che c'è quell'ecosistema per in qualche modo fare questo, e quindi ho detto rimaniamo. Chiaramente sento che è molto una scelta quotidiana, quindi Certo. la scelta di restare... Quotidiana! Raga, ogni giorno. Ogni mattina quando mi Io alzo... ho il mio foglietto, rimango o non rimango? Ma No, non è vero, però... dobbiamo dirlo. Effettivamente il percorso spirituale, Sì. e penso soprattutto ai ragazzi, è impegnativo. Cioè, Certo. togliamo la visione che è solo love and light, luce, e anche quello E è un relax. percorso che ti mette in gioco, Sì, che ti sì, trasforma, sì, serve cioè, che ti energia. ribalta come un calzino. Sì. È quello. Allora, vado sull'ultima domanda prima di... The last. prima The last of di us. lasciare. Cioè, mi piace fare delle domande. A lui piace Ma lui non risponde mai, Sì, raga. male, raga. Ma se doveste dare, tornando indietro, doveste dare un consiglio, cioè doveste vedere voi stessi in quel momento della vostra vita, crisi, difficoltà, scelte, desideri, entusiasmo, avventura, tutta quella roba lì. Se doveste dire ad oggi qualcosa a voi stessi, un consiglio, un suggerimento, uno spunto, una frase, che può valere per voi, in questo caso essendo anche qualcosa che condividiamo, anche per le persone che ci ascoltano, qualcosa di semplice, qualcosa di cosa direste, cosa volete trasmettere al voi di quel tempo, potendo ora fare un viaggio e tornare lì, per incoraggiarlo, per farlo sentire sicuro, cosa gli direste? E qua penso subito a Chiara Ferragni a Sanremo. Esatto. E mi direi ciao Mi bimba. direi ciao Non bimba. è il momento del discorso strappalato. No. Quello ci sarà uno spin-off anche su Anche su quello. State guardando me? No, vai. non so se abbiamo iniziato. No, Ma io vai, mi direi, citando un libro, Vario che ti porta al cuore, nel senso che Ci sta. sono sempre stata una persona molto mentale, molto analitica, così, e poi mi rendo conto anche qui che quando faccio quello che
sento, quello che mi trasmette il mio corpo, come Esatto. diciamo nella scuola guaritori e altro, alla fine sono le scelte giuste, quindi di ascoltare, di dare valore alle mie emozioni, di essere nel momento e mollare preoccupazioni, mollare le paure. E mi direi, guarda che tutte le volte che l'hai fatto è andata bene. Io sto per citare Albus Silenti. Perché magari siccome Albus Damano è anche un po' Solo chicche. Solo chicche. Allora lui dice... Preparatevi le cheat, perché infatti è il momento delle cheat, raga. Io me la faccio una Lui mia. dice, forse la sbaglierò. Bravo, fai che sbagliare, ma va bene. Allora, nei momenti più bui devi solo ricordarti di accendere la luce. Oh, Quindi io mi direi, anche se buio pesto, Ma pesto, Caverna. raga, caverna, devi solo fare il click. Cioè crederci un po' e la luce dietro l'angolo vuol dire solo girarti e magari è tutto la luce dietro non la Perché vedi. c'è sempre. La luce c'è. C'è sempre. Mi direi così. Ci piace. Albus, grazie. Albus, E grazie. io, per collegarmi a questo, mi sono trovato tante volte in tunnel che mi rendevo conto erano completamente costruiti da me, mi davano solo quel punto di luce alla fine, ma tutto il tubone era un'autocostruzione. La mente fa quello. Vabbè, io penso che per me, perché penso di aver fatto tante cose in fretta, e per cui sono felice di questo, ho seguito tanto, però c'è sempre stata una cosa che solo poco tempo fa sono riuscita proprio a far calare dentro di me, ed è proprio quello di, cioè, fallo. Cioè, nel senso, io ho sempre fatto, però fallo credendo anche in te stessa, perché cioè, nel mio percorso c'è sempre stato un po' l'ombra della paura di quello che pensavano gli altri di me. Quindi sia di quelli che lasciavo dietro, di quelli che a casa, piuttosto che anche venendo qui, e quindi non sento di avermi espressa del mio potenziale completo proprio per l'ombra di questa paura che ho anche messo da parte, perché ho avuto paura di avere quella paura. Non ho voluto guardarlo, e quindi per me adesso direi, ma appunto, cioè, fallo, spaglia, va bene, cioè fallo e fa vedere anche quanto sei vulnerabile quando sbagli, e poi ridi dicendo che farò meglio la prossima volta, non aspettare. Quello è quello, perché quello credo che è quello che mi ha rallentato di più. Grazie. Molto, molto attento. Bello, raga. Argen, ma tu che per sì, vabbè, Albus Silenti te l'hanno preso. No, io ne ho una mia. Lei ne ha una sua, cita Gema, Dal mio detta a se libro, stessa. adesso me la sono scordata. Fatti delle domande. Non ti preoccupare se non trovi le risposte, trova un gruppo con cui parlarne insieme. No, bello. Dai. Perché a me il fatto di chiedermi delle cose connesse a questo mondo, alla società, a noi come esseri umani, cosa facciamo, eccetera, mi ha aiutato tantissimo a dire ho voglia di un gruppo con cui parlare di queste cose, della vita, del mondo, di cosa facciamo qui, e questo mi ha aiutato a stare bene, perché comunque ci sono gli altri che ti aiutano a rispondere in qualche modo alle grandi domande della vita. E tu? Entello, cosa diresti al te stesso di Amsterdam? Teso, 2 anni ad Sarà Attica, Ci sarà uno spin-off. ricordati di spegnere il forno in vista di No, non lo so, cosa direi? Per me è stato... Io ero molto ansioso. Ecco, io ero molto ansioso nel senso che avevo molta fretta di veder realizzare cose, di vedere concretizzarsi il cambiamento che stavo cercando, e questa è una cosa che un po' mi ha accompagnato per tanti anni, e quindi direi anche tipo relax, take it easy, cioè, tranquillo, perché comunque gli sforzi li pagano. Questa è una cosa che sento tanto, e che se comunque tu ti impegni ad andare in una direzione, ci metti la tua energia e ti sforzi, perché comunque è impegnativo, questo cambiamento ti richiede tanta energia, poi c'è un ritorno, cioè l'onda di ritorno c'è sempre, e magari certe volte ti travolge, certe volte prendi la surf, la cavalchi e arrivi dove volevi arrivare, però l'impegno che ti stai per mettere da uscire da quel tunnel, da tutti questi tunnel di cui abbiamo parlato, ripaga tantissimo. Detto questo, Allora, quindi per- spero che vi siete divertiti. Sì, è stato stupendo. Speriamo che vi siate divertiti anche voi. Nei speriamo. commenti a questo Fateci video sapere. fate sapere anche il vostro percorso, come è iniziato, dove vi trovate, condividete liberamente la vostra storia, così possiamo leggere, magari anche scambiarci in un prossimo video. Grazie per averci seguito. Grazie ragazzi, Grazie a per il tutti. tempo, grazie. Alla prossima con voi. Con voi.